Oh cari amici, bentornati sul mio canale. Sono qui circondato dai pianoforti e vi faccio subito una domanda. Se io vi suono questo tema, vi ricorda qualcosa? E avanti così. Ebbene, questo tema appartiene alla famosissima Per Elisa, che poi è tutto da vedere che il brano si chiami correttamente così, ma lo vediamo tra un attimo. Piccolo insert: tutti gli estratti che vi suono, che vi accenno in questo video, sono eseguiti sul pianoforte digitale Donner DDP 50, gentilmente fornitomi dall'azienda. A me piace tantissimo provare gli strumenti, fosse per me avrei una stanza da 100 metri quadri tutta piena, strapiena di pianoforti. Ovviamente non si può, però quando mi offrono la prova di uno strumento tendenzialmente accetto di buon grado. Questo Donner ve lo segnalo in particolare per il rapporto qualità-prezzo. È un entry level, però c'è tutto il mobile, c'è la pedaliera a 3 pedali che non è una cosa da trascurare, il tasto è più che onesto, soprattutto appunto per la fascia di prezzo in cui si colloca. È uno strumento che sinceramente mi sento di consigliare a chi comincia a suonare, a chi vuole uno strumento leggero, versatile, diciamo che si può anche trasportare con una certa facilità, che però ha la stabilità del mobile, la stabilità della pedaliera fissa, che è molto importante, un campione di pianoforte più che interessante e un prezzo, come dicevo, veramente competitivo. Trovate un link in descrizione. Se acquistate tramite il mio link, ovviamente io ricevo una piccola commissione, mi piace sempre dirlo, per estrema trasparenza. Ma veniamo al brano, veniamo a Per Elisa, brano famosissimo, e la prima cosa che riusciamo a capire per certi versi è che la gente è molto convinta che il brano finisca con il tema principale, quello che abbiamo nelle orecchie tutti, ma in realtà ci sono altre due sezioni di Per Elisa che sono molto belle, sono quasi sconosciute, quindi il primo invito, il primo suggerimento è: ascoltatevi il brano per intero, perché Per Elisa non finisce col temino che abbiamo tutti nelle orecchie. Poi vi ho messo il dubbio sul nome di questo pezzo. Perché vi ho messo il dubbio sul nome, sulla correttezza del nome di questo pezzo? Allora, Beethoven lo scrisse nel 1810, quando aveva 40 anni. In quel momento, in quella fase della sua vita, lui chiese in sposa la sua allieva Terese Malfatti, della quale era perdutamente innamorato. Bella questa storia, affascinante e quant'altro. Però Terese aveva 18 anni, era un po' più piccolina di lui. Da questo punto di vista direi che questo non si può negare. Beethoven, correttissimo e anche rispettoso delle usanze del tempo, non va da Terese a farle la proposta con l'anello e il violinista dietro, no, va dal padre a chiedere Terese in sposa, perché si faceva così. La risposta sia del padre sia di Terese è negativa, ma non perché Terese fosse completamente disinteressata al pacchetto offerto, ma perché non vedeva l'utilità del matrimonio. Questo è molto affascinante, molto anche particolare per il tempo. Stiamo parlando del 1810. Di conseguenza questa cosa non si fa. È però diffusa l'opinione che Beethoven scrisse questo brano dedicandolo proprio a Terese. Quindi è molto probabile che il manoscritto recitasse für Terese, non für Elise, non per Elisa, e che la scrittura, l'utilizzo del nome Elisa sia dovuto a un errore nella trascrizione, derivante anche dal fatto che Beethoven aveva una grafia pessima. Quindi è altamente probabile che tutti noi stiamo chiamando questo pezzo col titolo sbagliato da 200 anni. Non è certo, però ripeto, è altamente probabile, e secondo me questa cosa, oltre ai temi aggiuntivi di cui parleremo anche un pochino dal punto di vista tecnico, ha un fascino clamoroso. Per Elisa è un pezzo che suonano veramente tutti. Fai il pianista, studi pianoforte, hai fatto 4 lezioni di pianoforte, quello che ti chiedono è: sai suonare Per Elisa?
come se Per Elisa fosse un brano di una complessità straordinaria. In realtà Per Elisa non è un brano particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, quantomeno se ci limitiamo, diciamo, alla parte iniziale, che è quella che tutti conoscono, mentre la parte centrale, la parte degli sviluppi, sia il tema che vi ho fatto sentire all'inizio, sia le curiosità che vedremo tra poco, racchiudono qualche difficoltà tecnico-armonica un pochino più interessanti. Però questa parte è entrata proprio nell'immaginario comune, si sente quasi esclusivamente questa, addirittura c'è una barzelletta che gira nell'ambito dei musicisti. Faccio una premessa: voi sapete che i violisti, forse non lo sapete, ma i violisti purtroppo in ambito musicale sono presi in giro, bonariamente ovviamente, ma anche nelle orchestre sono un po' presi in giro perché considerati i meno virtuosi tra gli strumentisti, quindi i meno capaci di fare delle sequenze veloci. Tutti noi abbiamo presente l'inizio di Per Elisa con questo cromatismo molto tranquillo. La barzelletta racconta di due violisti che si incontrano al mattino, uno dice all'altro: ah, ieri sera sono andato a sentire un pianista che ha cominciato un brano con un trillo velocissimo alla mano destra, non mi ricordo il titolo, e l'altro violista dice: ah, Per Elisa sicuramente quello, perché per i violisti questa velocità, nello scherzo, nel gioco che c'è in ambiente musicale, è una velocità elevata, quindi Per Elisa si presta anche alle barzellette. Ma vediamo invece qualche dettaglio musicale, perché secondo me ci sono veramente delle curiosità molto interessanti, molto più accattivanti che non le gag sui violisti, quindi vediamole un pochino insieme con l'utilizzo, come ripeto, di questo Donner DDP-50 gentilmente regalatomi dall'azienda. A mio parere ci sono tre aspetti molto interessanti. Il primo riguarda il metro della battuta. Beethoven scrive una misura in 3 ottavi, che non è una grandezza così usuale. Importante sottolineare che non è che noi possiamo suonare a piacimento fin quanto ci pare l'alternanza tra Mi e Re diesis. Ogni tanto qualche esecuzione sembra suggerire questo, ma in realtà il metro, ovviamente scritto da Beethoven, è precisissimo. Il brano comincia, primo appoggio e secondo appoggio della battuta successiva, quindi è molto chiaro, non si alternano le due note a piacere. In secondo luogo, bellissima la scrittura della sinistra, dove lui alterna due schemi. Il primo schema sugli accordi dei gruppi armonici di tonica è formato da fondamentale, quinta e fondamentale all'ottava. Quando invece abbiamo degli accordi, diciamo delle armonie del gruppo armonico di dominante, in realtà c'è un'ottava seguita dalla terza. Lo fa nel caso del Mi, Sol diesis, e lo fa nel caso del Sol, Si naturale, nella seconda parte, diciamo, del tema principale. Anche questo aspetto compositivo di movimento di scrittura della sinistra è interessante. Infatti sul La minore, sul Mi e di nuovo sul La. Poi quando passa sul Do maggiore, fondamentale, quinta, fondamentale all'ottava, terza. Quindi questo schema, questo pattern si ripete. E poi c'è l'ultimo aspetto, che è quello che personalmente mi affascina di più, che è il dibattito fra due note, fra un Mi naturale e un Re naturale. Abbiamo detto che Noll trova il manoscritto, ovviamente il manoscritto non c'è più, altrimenti sarebbe stato troppo semplice, però ci sono degli abbozzi. Si dibatte su queste due versioni alla fine, diciamo, della sezione principale. Prima versione col Mi naturale, eccolo qua, questo è un Mi. Seconda versione, diciamo quella col Re, il Re è molto bello, ha una funzione di settima, ma perché si dibatte? Se ne parla perché Noll ha preso questo manoscritto, che ormai non si trova più, ha trascritto il manoscritto per la prima pubblicazione, per la prima edizione, e nella primissima edizione c'è il Mi. Però chi ha guardato gli abbozzi
abbozzi ha visto che negli abbozzi c'è il re e di conseguenza ha ipotizzato un errore di trascrizione da parte di Noll che è partito dal manoscritto ma probabilmente l'ha interpretato male, l'ha trascritto male. Ovviamente non sapremo mai se nell'originale, diciamo se nel manoscritto originale Beethoven avesse fatto una modifica rispetto agli abbozzi e avesse deciso di togliere questa settima e di usare il Mi naturale, oppure se Noll ha trascritto male il manoscritto stesso. Però è affascinantissimo perché i pianisti suonano entrambe le versioni. Per esempio Lang Lang fa il Re naturale, altri esecutori fanno il Mi. Nella prima edizione c'è il Mi, quindi se volessimo essere filologici da questo punto di vista dovremmo suonare il Mi, ma non possiamo non tenere in considerazione che negli abbozzi, che sono le uniche cose autografe che ci sono rimaste di Beethoven, c'è invece il Re che suona molto bene, come avete sentito. E poi c'è una super sezione che dal punto di vista armonico è bellissimo, un'altra sezione che non si conosce, che ha un pedale di tonica che crea delle armonie veramente particolari. Con questa inquadratura improvvisata vedete anche la mia collezione di puffi, quindi questa è un'occasione, non c'entra niente con Per Elisa, però ve lo volevo far notare. Quindi pedale di tonica in queste sezioni nuove, diciamo in questa parte nuova, con un mega ribattuto che è bellissimo. Vediamo cosa succede armonicamente. Si arriva sul La naturale, cominciano i ribattuti alla sinistra, La settima bemolle nona, accordo bellissimo, Re minore barrato La, quindi un quarto grado sul secondo rivolto, se lo vogliamo chiamare dal punto di vista dell'armonia classica, Re minore barrato La se lo chiamiamo dal punto di vista dell'armonia pop, Sol diesis diminuito sempre col pedale di tonica, La minore, questo anche è bellissimo, questo è un Re diesis diminuito settima, quindi un quarto grado alterato, primo 4-6, quindi La minore barrato Mi per i pop, Mi 7 che farebbe pensare effettivamente all'utilizzo del Re nella variante che abbiamo visto prima per coerenza armonica, Mi 7, La minore, bellissimo, veramente succedono delle cose stra interessanti in questo pezzo che sono estremamente oltre rispetto al temino bello ma che siamo stra abituati a sentire. E poi carino notare che nello spartito che ho scaricato io praticamente non ci sono dinamiche. Nella prima edizione stampata c'è solo il pianissimo, che magari non ce l'abbiamo in testa in pianissimo, diciamo, questo inizio, questo incipit lo pensiamo tutti un pochino più appoggiato, e poi il pianissimo viene riscritto da Beethoven in questa piccola parte e avanti così, una piccola parte ad arpeggi in La minore che fa da preludio all'ultima riproposizione del tema iniziale. Una cosa importantissima, perché secondo me questo è molto importante: che forma ha Per Elisa? È una sonata? È una composizione che ha una denominazione particolare? Ebbene sì, Beethoven la considera, la chiama, la nomina bagatella. La bagatella al tempo era una composizione musicale di poco conto, quindi Beethoven non ha scritto Per Elisa con l'idea, per Teresa magari addirittura, con l'idea di farne un caposaldo della sua letteratura, della sua produzione, della sua scrittura. Una bagatella, un brano di poco conto, un branino buttato lì, 4 appunti, un manoscritto che non si trova, ribadiamo, e qualcosa diciamo da comporre nei momenti di pausa dalle grandi opere. Eccoci quindi arrivati alla fine di questa analisi, di questo video dove abbiamo mischiato la collezione di puffi, il Donner DDP-50, alcune curiosità, la barzelletta sui violisti, alcune analisi armonico-tecniche che spero siano la cosa che vi è piaciuta di più. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se c'è qualche altra tematica che vorreste io trattassi. Io spero tantissimo che questo video su Per Teresa vi sia piaciuto particolarmente, vi ringrazio per avermi guardato e per la vostra presenza costante. Sento il vostro supporto ed è quello che mi spinge a continuare, mi spinge ad andare avanti con sempre più convinzione e sempre più determinazione. Bellissimo questo programma, non ditemi di no. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi contenuti sul canale, sia per tutti sia riservati agli abbonati. Un caro saluto da Patrick Trentini, dal Donner DDP-50 e dai Puffi.